Ogni oggetto della nostra esperienza quotidiana ha alle spalle una lunga storia evolutiva. Il web è nato nel 1991, ma la ricerca che ha portato a Internet è iniziata nel 1969. L'RNA è una molecola scoperta nel 1961, studiata come possibile terapia nella lotta contro il cancro durante gli anni 70, una ricerca che però non ha ancora compiuto un pieno successo. E ancora, sulla Stazione Spaziale Internazionale da ben 20 anni si eseguono esperimenti di combustione in assenza di gravità. A cosa serviranno? In un futuro non ancora definito, a progettare veicoli, aerei, automobili, in grado di consumare meno carburante e quindi di avere un minore impatto ambientale. Potremmo fare molti altri esempi perché la storia della ricerca scientifica è costellata di invenzioni che hanno visto la luce e ci hanno cambiato la vita molti anni dopo essere state concepite. E anzi, questa sembra essere proprio la regola non scritta della scienza. Esiste un tempo necessario e mai definito, ma è sempre lungo, perché dal libero pensiero e dalla curiosità di un ricercatore nasca qualcosa che poi incontra davvero una necessità. Qualcosa che arriva a risolvere un problema che magari si presenta in maniera improvvisa e fatale. Esiste una costante nel lavoro di chi fa ricerca ed è l'incessante inseguimento della propria intuizione. E anzi, se chiedete a 100, 1000, 10.000 ricercatori di qualsiasi ambito, di qualsiasi disciplina, tutti vi diranno la stessa cosa, che poter seguire quell'intuizione è il più grande dono che la vita ha loro concesso. Per loro è irrinunciabile. Seguono alla lettera quello che diceva Socrate: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Perché il ricercare è strettamente collegato alla libertà di pensiero e perché il ricercatore, come tutti, vuole lasciare un segno di sé e non ha altro che il suo indomabile genio per dimostrarlo. Non esiste il colpo di fortuna in ricerca, esiste il talento che incontra l'opportunità. Ed esistono invece giorni e notti di interminabile lavorio nascosto, fatto di tante intuizioni, ma anche di vicoli ciechi, di binari morti, di inversioni di rotta, fino poi a unire i puntini in un disegno coerente. Il ricercatore ha davanti a sé un percorso per lo più ignoto, ma se gli è nota la dimensione spaziale data dalle sue conoscenze, dalle sue competenze specifiche, meno nota è la dimensione temporale, anzi proprio non gli interessa. Lui si concentra sull'avanzamento puro della conoscenza, senza un'applicabilità immediata. Lui sa che ciò che cresce lentamente mette radici profonde. Il ricercatore è incorruttibile, non insegue esperimenti che gli diano ragione, anzi confuta egli stesso le proprie teorie per fortificarle, per renderle più solide e quindi riproducibili e condivisibili. Quando nel 2017 a Michele, Pietro e a me è venuta l'idea di fondare un'impresa sulla base della nostra idea di ricerca, sinceramente non avevamo idea della dimensione del nostro viaggio. Sì, partivamo con il nostro bagaglio dato dalle nostre conoscenze, le nostre competenze nell'ambito delle biotecnologie, delle nanotecnologie, ma avevamo anche tanta incertezza, tanto timore, ma una consapevolezza che la nostra azienda da appena nata doveva subito esprimere tutto il proprio potenziale. È nata libera ed è nata letteralmente in un sottoscala, nel garage di Michele. Ma libera fin da subito di poter crescere in ogni direzione e di poter raccogliere e rendere rigoglioso ogni più piccolo seme di sapere che avessimo incontrato lungo il nostro percorso. L'abbiamo chiamata Nanomnia, perché nanometrico è l'ordine di grandezza di tutti gli esseri viventi al momento del concepimento. In sintesi cosa facciamo? In sintesi noi creiamo ricercatori. Sì, nel lungo termine noi creiamo ricercatori. Nella realtà di tutti i giorni creiamo nanoparticelle, ovvero microscopiche e nanoscopiche strutture
nanoscopiche vescicole, nelle quali inglobiamo principi attivi di varia natura, possono essere farmaci, cosmetici, agrofarmaci o altri composti industriali. E inglobandoli, incapsulandoli, li accompagniamo, veicolandoli durante lo svolgimento della loro azione, fino al loro target specifico, che può essere una pianta, un insetto patogeno, un microrganismo, un tessuto del corpo umano. La particolarità è che il guscio in cui li inglobiamo è completamente naturale, completamente biodegradabile, completamente privo di microplastiche. Volendo fare un paragone che sappiamo già essere sproporzionato con quei ricercatori che dagli studi sull'RNA come molecola terapeutica per il cancro hanno poi aperto la strada all'RNA come farmaco nei vaccini, ecco, anche la nostra storia ha un inizio diverso. E dagli studi di nanoparticelle utilizzate per malattie neurodegenerative abbiamo poi declinato la nostra tecnologia ad un altro ambito dove c'è urgente bisogno di processi di precisione e di misura a basso impatto, che è quello dell'agricoltura e degli agrofarmaci. Ci siamo inseriti nel solco tracciato prima di noi da qualcun altro. Quello che facciamo noi lo faceva già qualcun altro prima di noi, ma con altri processi, altri metodi, altre tecnologie, soprattutto con altri materiali plastici, che quindi non biodegradano completamente, che generano un residuo che poi sedimenta nel terreno, entra nelle acque di falda, finisce nel cibo che consumiamo e quindi nel nostro organismo. Ma il fatto è che nel 2017, quando noi abbiamo fondato Nanomnia, noi non sapevamo che avremmo contribuito con la nostra tecnologia ad un processo trasformativo. Non sapevamo che della nostra tecnologia plastic free di lì a poco ci sarebbe stato davvero bisogno. Sì, perché 2 anni dopo, nel 2019, l'Europa, nell'ambito di una serie di politiche ambientali, ha emanato diversi provvedimenti, secondo i quali nell'arco di pochi anni potranno entrare nel mercato europeo soltanto quei prodotti che risponderanno a una serie di requisiti in termini di salute, sostenibilità e sicurezza. E tra questi requisiti anche l'assenza di microplastiche. Noi questo non lo sapevamo quando abbiamo fondato Nanomnia 2 anni prima. Noi l'abbiamo fondata sapendo di avere qualcosa di bello, di buono in mano, di buono per tutti. L'abbiamo fondata in anni pieni di intuizioni, ma anche di vicoli ciechi, di binari morti, di tante inversioni di rotta, anni in cui eravamo peraltro in estremo anticipo rispetto alle strategie di mercato, rispetto alle politiche ambientali e tutte queste dinamiche che ovviamente noi da ricercatori non conoscevamo. Ma a un certo punto alla nostra porta hanno cominciato a bussare le grandi aziende, i grandi player, quelli che detengono grandi quote del mercato, dei mercati di appartenenza e che della nostra tecnologia, priva di microplastiche, avevano bisogno per mantenere i loro prodotti sul mercato. E a quel punto siamo diventati strategici, siamo diventati la scelta. Non esiste il colpo di fortuna in ricerca. Esiste il talento che incontra l'opportunità. I valori in cui avevamo creduto hanno generato valore per altri, più grandi, molto più grandi di noi. E l'eco di quanto avevamo creato ha potuto espandersi con una risonanza molto più grande di quelle che erano le nostre aspettative. Prima eravamo piccolissimi, ora siamo piccoli, ma senza una prospettiva lunga e ampia non avremmo mai potuto resistere nelle fatiche di fare impresa, anche quando queste sono diventate insostenibili, ovvero quando lo sforzo era molto più grande delle nostre energie, delle nostre risorse. Questa sera siamo qui a parlare di sostenibilità. Ma secondo voi come può essere la ricerca legata alla sostenibilità? Io me lo sono chiesto e per me la risposta è semplice. Perché come la ricerca non dà risultati dall'oggi al domani, così pure la sostenibilità non si improvvisa. Una scelta sostenibile non dovrebbe mai essere compiuta in condizioni di urgenza, di emergenza. Anzi, dovrebbe essere prevista con largo anticipo, ben sapendo che l'uomo è per propria natura un consumatore. Divora e consuma tutto ciò che trova sul proprio cammino, incurante del domani. La ricerca invece genera sostenibilità perché è lungimirante, perché sa guardare avanti nel tempo, sa individuare, prevedere i possibili sviluppi di una situazione e magari mitigarne o sfruttarne le conseguenze.
La sostenibilità generata dalla ricerca è la capacità di elaborare un pensiero nuovo, di esplorare, perseguire nuove vie, verificate da una sperimentazione rigorosa e approfondita. Per passare dalla scala di laboratorio, che è una scala ripida, faticosa, al buio, stretta, ma ineludibile, per trasferirsi poi su larga scala, a beneficio di tutti, per il bene comune. Ma per generare questi frutti, per generare sostenibilità, la ricerca va sostenuta. E come? Con educazione scientifica, educazione alla visione, educazione all'onestà intellettuale. Gli ultimi anni ce l'hanno insegnato, che la ricerca sia di base che applicata deve avere un ruolo guida nello sviluppo di una cultura sociale, al pari di chi governa una comunità, con saggezza, con senso di responsabilità, con lungimiranza. E la lungimiranza che è quella capacità di prevedere il futuro, di preoccuparsi per il futuro, ma è quella virtù che permette all'uomo, e al ricercatore in particolare, di leggere gli eventi in relazione all'azione degli uomini, sapere elaborare il presente e orientare le scelte future, anche se lontane. E in questo senso, allora, la lungimiranza è anche larghimiranza. È la capacità di vedere non solo davanti a sé, ma anche attorno a sé. La capacità di abbracciare soluzioni nuove, diverse, punti di vista e prospettive diverse per il bene comune. Questo ci insegna l'esperienza della ricerca. E non serve essere dei colossi per farlo. Non serve nemmeno essere i più importanti. Ma serve coltivare la libertà, il dono gratuito della scienza. Serve far sciamare la conoscenza e senza gelosia, senza mai centellinarla, disperderla e restituirla a tutti, per il bene di tutti. Grazie.